È l'ultima uscita della stagione, non ci sono seconde possibilità. La montagna ti mette davanti a scelte veloci e tu le prendi con chi hai accanto. E quando tutto finisce, quello che resta è il ricordo e la malinconia di una stagione che tra solo 4 mesi rincomincerà a far battere i nostri cuori. Questo è l'ultimo episodio di Cacciatori di Montagna. Tre, due, uno. 3, 2, 1. Siamo ragazzi? Bene ragazzi, l'ultima puntata di Cacciatori di Montagna sta per iniziare. Le condizioni, come potete vedere, non sono le migliori, però siamo tutto il team e siamo acerbi. Andiamo su adesso, aspettiamo che faccia giorno bene e poi proviamo a cacciare in questa nevicata stupenda. Via! Mettili il tappo parottica, custodi, prendi le cartucce. Siamo ragazzi. Pronti? Carlo, come sempre, la chiusura con noi. Vedi Marta, sembra ieri, finisce la stagione e siamo già alle ultime giornate. Per il momento, devo essere sincero, le condizioni non sono così male. C'è abbastanza visibilità e non sta nevicando troppo forte, quindi speriamo di riuscire ad arrivare qua nel canale e vedere qualcosa. È sempre bello cacciare nella neve, però. Questa mattina dobbiamo prelevare un maschio subadulto o un calvo, quindi una femmina o un piccolo. Non è semplice, sicuramente non è semplice, però se stai a casa sicuro non vedi nulla, quindi siamo qui, ci proviamo. Facciamo un po' di fatica in questa neve, soprattutto in alcuni punti dove la ventata arriva sopra il ginocchio, però adesso abbiamo solo più 500-600 metri da fare per guardare qui sopra di noi. Speriamo bene. Abbiamo visto dei cervi molto lontani, cerchiamo di capire cosa sono. In mezzo. Cervo, calmo. È un maschio, ma ho paura che sia coronato. È collegato lì. Lì, appena sopra le rocce, sopra il camoscio. Dove c'è la prima camoscio?
maschio sicuramente, però sembra abbastanza grande. Noi possiamo fare solo il subadulto, quindi bisogna valutarlo un attimo bene. Dove ti piazzi? Non la vedi dalla forza, vado a vedere io, stai qua. È strano che sia un maschio da solo. Sono 300 metri, quindi anche in queste condizioni andrebbe bene. Provo ad andare a mettere là. Vado giù su quella cresta là a vedere se si vede meglio. Cos'è quello? Questo qua sembra grosso, però secondo me sono due. Sono uno impilato all'altro. Esce a testa di uno, non esce a testa. Il culo dell'altro. Esatto. Cos'è? Cos'è quello lì? È un maschio adulto, non capisco se è forchettato o coronato. Dice che ce n'è due. No, c'è solo uno. Però da là sei messo bene a tirargli, ma quello lì sembra adulto e altri non ne vedo. Andiamo avanti fino là e guardiamo qua. Scusate, conviene che uno sta qua e gli altri vanno là. No, andiamo tutti assieme. Anche perché qua congeliamo. È dura, durissima. Dicevo prima di cadere che è veramente dura oggi, però è uno spettacolo. Abbiamo abbastanza visibilità, abbiamo visto qualche cervo, adesso sembra che si sia calmato anche un po' il vento. Continuiamo a cacciare, andiamo fino lì dalle baite e poi vediamo cosa fare. Ragazzi, oggi è il compleanno di Simone, allora abbiamo portato 2 candeline e una tortina per fargli gli auguri. Tanti auguri. No, si sono spente adesso. Non dico quello che voglio dire perché sennò porto male. Pensalo. Ok. Aspetta. Bene ragazzi, la giornata come sempre è stata bella, è stata divertente. Abbiamo visto qualche animale, ma non l'animale che stavamo cercando e le condizioni sono davvero complicate. Non ci resta che tornare giù e prendere il sentiero che ci porta alla macchina. Riproveremo oggi pomeriggio, riproveremo magari la prossima settimana sperando che le condizioni migliorino. Sono contento di essere venuto qua con tutto il gruppo e sono contento di aver festeggiato Simone qua su. Tanti auguri. Rientriamo, dai. Quest'anno la neve non dà tregua. Ogni 2 giorni ne cadono 50 cm. Gli animali si spostano, la visibilità sparisce e ogni scelta diventa più complicata.
Ci resta solo più questo giovedì. Nel weekend danno ancora neve. Davide arriva dopo una notte intera di lavoro. Charlie strappando qualche ora al suo. Poche energie, tanti dubbi. Ma esserci oggi era l'unica cosa che contava. Bene, siamo saliti quasi un'oretta ormai. Iniziano a aprirsi i prati. Il nostro obiettivo è di andare su là. Quindi adesso piano piano continuiamo a salire ancora un pochino e guardiamo tutto sopra di noi. Oggi sono con Davide e Charlie e si è aggiunta anche Silvia al gruppo. Come siamo usciti fuori dalle piante abbiamo visto un cervo maschio andare via. Probabilmente ha sentito il rumore che fa la neve, però era già un maschio al limite tra il subadulto e l'adulto. Noi oggi possiamo prendere un calvo, quindi femmina piccolo o fusone, o se no un subadulto. Saliamo piano ancora a 200 metri e poi ci fermiamo a binocolare. Dai, esci, stai giù che esci, dai. No, c'è quello dietro, Dai, aspettali che escono. Ce l'hai, ma? Guarda che salgono, Se non escono più salgono. Fammi mettere lungo, Charlie. Ok. Quello dietro, dai. Davide, tira di nuovo. No, non tirare più. È buono, non sparare più. A posto. No, sangue al costato, Charlie. Bravo, dai. Bravo, dai. Hai fatto in fretta, Hai detto click, no? 2:20, bravo, dai. È stata imprevista, inaspettata, perché pensavamo i cerri fossero più alti ormai. Come siamo arrivati qua erano coricati qua a 50 metri davanti a noi. Purtroppo nel canale non potevamo vederli, sono partiti di corsa, si sono buttati giù veloci e siamo riusciti a prenderlo. Bravo, dai. Comunque era un bel tiro, era un tiro a 200 metri, un tiro giusto, è andato bene. Si vedeva bene il sangue uscire qua dal costato, quindi l'animale ha fatto 2 rotoloni ed è morto lì. 7:30, non abbiamo cacciato tanto stamattina, Guarda che bello il cielo come sta diventando rosa. Adesso io direi, senza fare troppo casino, andiamo a cercare la tua femmina. Andiamo ancora avanti fino lì a vedere se vediamo le femmine e poi andiamo sull'animale. Ok, dai? Bene, Davide ha appena sparato, è andato tutto bene, non erano troppo distanti e ogni tanto il fattore ci influisce. Diciamo che era nel posto giusto al momento giusto. Per il momento è tutto bene. Adesso continuiamo e cerchiamo ancora la mia femmina. Spettacolo, guardali qua.
arriva la solita malinconia del fine stagione. Queste sono le ultimissime, se non l'ultima giornata di caccia. Dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio da questa giornata. Speriamo. Chissà dove sono andate ste femmine. Là c'è un camoscio sopra la roccetta. Che dire, mattinata stupenda, una luce veramente fantastica. Stiamo cercando qua sopra, nella parte alta sopra di noi, un gruppetto di femmine che ho visto ieri. Però sinceramente non riusciamo a vedere da nessuna parte. Non riesco neanche a vedere le tracce di dove possono essere andate. Ieri sera, prima di buio, erano qui che mangiavano 4-5 animali. Proviamo a salire ancora fino lì, da, e guardiamo sopra la buca qua e poi... Purtroppo con i cervi, soprattutto quando succedono queste cose in cui ti partono magari lì a 50 metri, c'è sempre un po' di foga, c'è sempre un po' di adrenalina, si fa sempre le cose senza ragionare troppo e quindi l'animale che abbiamo prelevato effettivamente è un po' al limite della categoria. È un animale abbastanza lungo, non ha corone, non ha niente, però è un animale che ha 4-5 anni sicuramente. Adesso che saremo poi sull'animale possiamo verificare, anche guardando i denti, quanti anni ha. Diciamo che dalla forma della testa, dalla forma del collo, da come è andato via sembrava un suo adulto. Però finché non siamo là e finché non guardiamo i denti non siamo sicuri. È colpa mia perché avrei dovuto dirti non tirare. Anche Charlie l'ha detto, non tirate, non tirate. Però quando è così, adrenalina, ti partono a 50 metri, perché poi aveva la possibilità di andare in piano o salire un po' che erano coperti. E ovviamente sono andati in piano, quindi ci hanno dato la possibilità. E appena si sono fermati ci hanno dato quei 2 secondi di tempo. Davide per fortuna questa mattina era un po' più sveglio del solito ed è riuscito a tirarlo. Il commento tecnico di Charlie era la cosa migliore della giornata. Sì, gli vuoi dire qualcosa anche te? Vedo adesso, dove sono? Nel canale. Dove sono? La pianta nera. Ah sì. Guarda che sono ferme, No, sono dietro la pianta, Andrei. Sì, ma aspetta un attimo. Te le mettande? Metti solo bene. Psst, Charlie, Però devi tirare come il piccolo, sì. Tira il piccolo, ma non adesso, No. C'hai i rami, lascia. Tanto vanno fuori. Oh, digli di tirare come ha tirato il maschio, con calma che la carabina sia ferma, non sei bene piano. Non sei permesso, Charlie. Vieni indietro piuttosto, vieni qua. indietro. Sei giusto? Il problema è che non riesco a dirti sicuro la distanza perché devo prendere più alto. Lasciamo entrare nel canale. Gli devi tirare quando sono nel canale. Oh Pop, Andrea, Ma c'è ancora abbastanza coperto, si va sulla roccia. Tanto sono troppo. Ah, li vediamo, sono un po' lunghetti, però più che altro sono dietro le piante, sono un po' nascosti. Stiamo aspettando un punto che si veda un po' meglio. Mettiti qua che è meglio. Questa qua che passa. Lì, sì. Con calma, Charlie. Appoggiati bene. Stiamo
Porca bestia, Andrei. La femmina adesso. Se il piccolo passa dove è adesso la femmina. Aspetta un attimo che è ancora sporco. Dai. 4,50. Se va su lì dove va la femmina gli puoi tirare. Clicca. 30. Guarda che aspetta da dove escono nel canale. Dove esce la femmina? Stai sulla prima femmina alta, Charlie. Questa qua con la testa in giù. Sì. Hai messo bene? Sì. Metti il sacchettino anche. Sto uscendo, Quella alta, La vedi? Sta uscendo alto, il piccolo. Se esce lì nel buco è pulito. Se fa 2 passi a sinistra, no? Occhio che arrivano da sotto. Allora, purtroppo gli animali sono abbastanza coperti nei rami. Vogliamo fare un tiro sicuro, quindi stiamo aspettando si puliscano. Siamo poco vestiti perché siamo arrivati su da sotto camminando e inizia a far freddo adesso. Tieni la mano calda, Lo so. Allora bisognerebbe prendere sta piccolo qua senza me. Stanno arrivando, Ho perso il dito. No, ma tanto ormai. Mettili in bocca, solo lì. Scandalo. Guardalo. Rami. Calma, io ci sono. Mira la spalla proprio. Quando vuoi. Bravo Pippo. Dentro. No. Qua l'hai preso. Chiusura col botto, ragazzi. Ho perso il dito. Pippo. Meglio di così non poteva andare. Mazza, ragazzi. Fammi mettere i guanti. Un filo davanti, Charlie, però Ma l'ho puntato un filo a destra. un filo nel collo gli hai dato. Comunque, meglio lì. Comunque ragazzi, sta cartuccia che abbiamo usato quest'anno non ha avrei dato mai detto, soddisfazione. non avrei mai detto, ma lavora veramente bene. Ho perso l'uso del dito. Sono tutte ferme lì. Ho un filo strappato col dito, oppure gli ho dato tutto lì. Dici? Stamattina, vuoi che fosse le ultime giornate, l'ultimissima giornata, siamo partiti nel bosco che c'era un po' di magone e onestamente parlando le chance c'erano perché le avevi visti ieri, però non è che avevamo così grandi possibilità comunque sì. per la zona che siamo. Sì. E poi, come Sì, dicevo tutti e due- prima, tutti e due così. fattori C, abbiamo fatto, Davide ha fatto un'ottima fucilata sul suo maschio e io invece ho fatto un piccolo cervo che anche lì si è spento lì. L'unica cosa che mi stavo congelando perché erano dietro le piante e quindi abbiamo cercato di fare un tiro pulito a discapito di un tiro veloce. Allora abbiamo detto stiamo con calma per non rischiare. Il veloce l'abbiamo già fatto stamattina. Esatto, quindi abbiamo detto non facciamo come Davide. Però Davide aveva tiro veloce a 150 metri. 200. Vabbè, Comunque è proprio vero che ci va il fattore CH, cioè sul cervo è cervo, culo e poi cacciatore alla fine, perché non fossimo venuti su fino qua. certo. Subito stamattina avevano detto ma forse non conviene salire, conviene stare da giù, in realtà è andata bene così. Una volta che si decide si va e boh.
stanotte ho dormito poco e male perché pensavo dove andare e alla fine è andata bene. Sveglia delle 4, diciamo che ha dato i suoi frutti. Dai, adesso facciamo così, da. Tu tieni le carabine e gli zaini qua. Io e Charlie andiamo a recuperare il piccolo e poi andiamo giù sul maschio e poi andiamo giù. Va bene, d'accordo. Tu magari inizi a portarti là sul maschio se vuoi, vedi te. Poi ci Io aspetti mi qua. porto là, magari incomincio a pulirlo, dai. Grandi ragazzi. Dai. Bene ragazzi. Io vorrei salutare i nostri amici anche che non sono qua con noi oggi. Vogliamo bene. Saluto a casa. Vi vogliamo bene. Ci dispiace che non siete con noi. Buonda. Ci vediamo tra un quarto d'ora, 20 minuti, che recuperiamo il piccolo e tutto e ci vediamo sul tuo maschio e così ti diamo una mano a portarlo in qua. Io e Charlie recuperiamo e andiamo lì sul sentiero. Quando arrivo sul sentiero lascio tutto lì e vengo da te. Corde ne hai? Sì, corde ce l'ho. No, niente, io vado dal maschio e mentre sono lì ti aspetto, non lo pulisco, così poi arrivi tu, lo pulisci, lo l'animale, puliamo tutto. insieme. Fascetto l'animale. iniziare a... Ma non ho il coltello che taglia bene. Ti ho dato il mio. Ma non taglia bene il tuo. Ciao ragazzi. Oh Pippo, se sei stanco però non andare su tu, vai andare su Andrea. Io sto nel canale, lo aspetto con lo zaino. Sì, pronto, zuppa e verdura, fratelli cavaglia? Dove sei? Truffatore, sono in giro. Non ho mangiato stamattina. Non c'è niente da fare. La caccia al cervo a questo periodo dell'anno, sulla neve, sulle montagne di casa, è sicuramente la mia preferita. Sono animali intelligentissimi, difficili da studiare, difficili da prevedere. Ogni mattina, anche se sono tanti anni che lo fai, è una cosa diversa. E poi quando veramente l'ultimo giorno finisce così, di meglio non si poteva chiedere. Adesso saliamo qui nel canale e cerchiamo di recuperare il piccolo, mentre Davide va giù dal maschio. Sicuramente uno di quei tiri fatti molto alla veloce. Lo stelo qui prima della rosa è molto evidente. Di corna è abbastanza importante, non ha grandi misure, è molto sottile, non ha spessore, non ha corone. Purtroppo siamo a fine stagione, era una delle ultime giornate che avevamo, ci siamo fatti forse prendere un po' dalla fretta, però dovremmo essere, secondo me è un animale corretto, via, è sotto i 6 anni, quindi subadulto. Charlie, sì. Io direi di mollare giù gli zaini qua e andare su senza zaini. Come ce n'è di nuovo, eh? Sì, più del previsto. Carabina portiamo su perché non si sa mai, anche se non dovrebbe servire. Sei contento? Giornatona. Giornate così non è che ci sono sempre. Poi stiamo prendendo di nuovo, dando di nuovo neve. Poi comunque ce n'è un po' di neve, ha nevicato ancora negli ultimi giorni e il problema è che poi sto weekend sarebbe stato l'ultimo weekend che riuscivamo ad andare perdendo tanta neve. Quindi abbiamo fatto questo strappo alla regola, siamo venuti su oggi. Andiamo. Dove mangiano i cervi si vede, Stamattina eravamo nel posto giusto al momento giusto. Charlie, è qua? Lo recupero, lo porto fino lì. Maschietto, piccolo maschio. Andiamo fin da Charlie. Segniamolo.
Che aspettiamo giustamente all'ultimo per segnare, perché comunque bisogna sempre arrivare sull'animale, no? Quindi non si sa mai. Questo qua abbiamo visto bene che era spento lì, però Bravo Pippo. grazie Andre, buona giornata. Tendenzialmente questi lavori qua li fa Andrea quando siamo insieme, però lui è andato a recuperare sopra il piccolo, allora per portarmi avanti oggi ci penso io, cercherò di fare un bel lavoro. Adesso incomincio dalla trachea, così dopo viene via tutto assieme. Questo è subito da togliere, perché sennò va a toccare la carne e poi puzza di cose che non deve puzzare. Datterino. Cos'era, 3,80? Sì, Vai. 3,8. Sì, C'è ancora 5 zucchine scure come le altre, 3,30. vai. Un kiwi, mettilo tu Dani. Carote 0,70. Vai. Bravo Charlie. Ci siamo. Dai, tira. Aspetta, fascetta persa. Già? Sì. Purtroppo è plastica quando fa sotto zero, basta che si agganci a un alberello o un ramo e si strappa. Mettila in tasca, Importante va. non perderla. Mettila in tasca. Via. Allora, ho pulito il cervo, meglio di quanto pensassi, ho fatto un bel lavoro, l'ho completamente viscerato, ho recuperato il fegato e adesso piano piano, visto adesso sono arrivati Andrea e Charlie sopra di noi con il piccolo, io cerco di tagliare in piano col maschio e poi mi raggiungono anche loro e andiamo in giù. Sarà dura perché c'è un canone parecchio ripido da passare, non so come voglio organizzarsi mio fratello, vediamo cosa dice. Andiamo. Ehi, ciao, dove va? Dove vai? No, non vado da nessuna parte. Ci ho ripensato. Li aspetto. Non venire, tira giù in là! Va bene. Sì, ma portarlo su, dove vuoi portarlo? Là? Va bene. Più che altro qua sono piante sotto, tutte spine. Charlie, passa sopra. Passa sopra. Ah, passi male, ascolta me. Sono belli a punta. Eh? È il limite, 4-5 anni. Io, secondo me anche. Ma qua come lo tiriamo in su, zio? Piano piano. Charlie, cerca di prendere le corde e tirare, non far tanto simpatico adesso. Che bello, viene su 1 metro e ne va giù 2. 3, 2, 1.
Ma gliel'hai fatta troppo corta. Così. Povero Charlie. 3, 3. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Charlie, prendi le corna anche tu, Charlie. Vai. 3, 2, 1. Dai, dai. 3, 2, 1. Un po' sta andando. 3, Aspetta, aspetta, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vieni qua, sì, sì. Tu che fai parte del video. Prendi questa gamba qua e tira su. Bene ragazzi, siamo arrivati tutti insieme, ce l'abbiamo fatta, anche se portare via il maschio da lì è stato più complicato del previsto, sinceramente. Devo dire che l'animale, come dicevamo, è un po' grande per essere un subadulto. Abbiamo guardato i denti e i denti sono molto appuntiti, gli steli dei pivot delle corna sono anche molto alti. Il peso dell'animale, la forma dell'animale, qua è sicuramente un subadulto. Se devo essere sincero, l'avessimo visto bene prima di tirare, non avrei tirato perché si sbaglia, sì, nella vita si sbaglia e questo probabilmente è un errore, però. È un errore perché poteva venire un bel adulto. Sì, però ormai l'abbiamo fatto. rientra comunque nella categoria che dovevamo fare noi. Sì, sì, esatto. Soprattutto se è un animale di 4-5 anni come pensiamo, è andata bene prenderlo. Ci tengo molto a ringraziarvi tutti per averci seguito fino qui, a ringraziare i miei soci di caccia, anche quelli che qua oggi non ci sono, e chiudiamo un altro anno, sempre con malinconia, ma non manca tanto alla prossima stagione, quindi pronti. Quest'anno 2 soddisfazioni ce le siamo tirate via, ci siamo tolte. È stato divertente, è stato impegnativo. Come sempre. Però alla fine ci abbiamo dedicato il tempo giusto e abbiamo avuto i risultati, dai. Bravo Dazio. Abbiamo creato ricordi indelebili. Provata! Da mangiare? Grande! Ci tenevo molto a ringraziarvi per averci seguito fino a qui. Chiudiamo anche quest'anno con un po' di malinconia, però con queste montagne, questa neve, le ultime giornate ci siamo veramente divertiti. Rientriamo con la gioia nel cuore. Fidatevi ragazzi, che abbiamo tribolato un pezzettino a venire in qua, ma ci ha cambiato la vita. Sì, sì! Lascia che arrivo io. Aspetta, sì, sì! Sì, sì, tira più di Carlo. Vero, possibile. Dai, non mollate. Dai, tirare, su.